Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio raccontarvi di due storie davvero belle, una più bella dell'altra. Belle, oddio. Casomai più terrificanti, una più terrificante dell'altra. Ma cominciamo subito senza perdere altro tempo. Come sempre vi ricordo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale e di attivare tutte le campanelline. Ma partiamo subito raga con la prima storia, ovvero Primrose, soprannominata la strada della paura. Gli Stati Uniti hanno molti luoghi misteriosi di cui si tramandano storie, voci e altri misteri, ecco. Ma tra questi appunto ci sono anche delle strade. Nei pressi di Cleveland c'è una strada alberata che percorre in modo parallelo la statale, praticamente l'arteria più frequentata, più incasinata, ecco, tra tir, auto, macchine, e molta gente, pur di evitare tutto questo traffico, percorre questa strada che posso dire che si addentra in un bosco molto fitto, pieno di alberi, dove anche se ci fossero, ecco, 40 gradi con un sole battente, la luce in questa strada ha davvero difficoltà a passare. Si tratta appunto di Primrose Road, la strada più terrificante e agghiacciante dell'Indiana, pronta a mostrare il suo lato scuro al calare delle tenebre. Un'assoluta pace, disturbata solamente dal cinguettio di uccelli e di suoni di altri animali, domina non solo la strada, ma tutta la zona, solo ed esclusivamente però durante il giorno. Infatti di giorno non si sono mai segnalati eventi paranormali, se non qualcosa di piccolo, qualcosa, ecco, di irrisorio. Ma quando scende il buio lì viene il delirio. Infatti durante gli orari notturni, ma anche semplicemente raga, durante il tramonto, chiedete alle persone del posto, di quel luogo, di percorrere quella strada, non la faranno mai, vi risponderanno no, assolutamente. Questa strada, essendo una via secondaria, è poco illuminata, anzi direi quasi per niente, e di notte è come se diventasse un sentiero spaventoso che si destreggia nel buio e blocca addirittura i raggi della luna. Raga, non ci sono punti di riferimento, praticamente la vegetazione è come se avesse inghiottito completamente questa via e dare al guidatore soltanto una via d'uscita che sembra però non arrivare mai. Raga, vi faccio una domanda: se foste a conoscenza di incidenti che avvengono solo ed esclusivamente di notte, la prendereste mai quella strada? Io personalmente no, poi non so voi. Anche se foste un viaggiatore incauto, inconsapevoli di quello che accade su questa Primrose Road e vi avventuraste in una tranquilla guida serale, anche semplicemente per farvi un giro, vi rendereste subito conto di quanto opprimente possa essere quell'atmosfera creata dai fitti alberi e non vedreste l'ora sicuramente di uscirne. Ma raga, rimanete incollati perché ora arriva il bello. Sembra che le storie che raccontano le persone che abitano in quel posto o comunque nelle vicinanze, se le auto marciano ad una velocità superiore alle 20 miglia orari, vengono misteriosamente tranciati da una forza invisibile. Molte delle persone che hanno avuto questa terrificante esperienza giurano che la strada è sempre pulita e soprattutto senza neanche una buca, ma nonostante questo le ruote che si bucano non sono soltanto una, ma sono addirittura 2 o 3 in un colpo solo. Voi capite bene raga che chiunque andando in giro con la macchina può forare, può capitare per un chiodo, per una vite, per che ne so, un coccio di vetro, ma una ruota si buca, non 2 o 3 contemporaneamente. Quindi qua la domanda presumo sorga spontanea: che cosa succede in quella strada? Che cosa c'è di tanto oscuro? E io credo che questa risposta in realtà non l'avremmo mai. Ma c'è di peggio raga, perché in realtà questi pneumatici non hanno una semplice foratura da chiodo o un piccolo taglietto, ma sembrano addirittura tranciati, come se un orso o un animale con delle unghie lunghe mezzo metro andasse lì sulle gomme e facesse questo. Ma c'è ancora di più raga, sentite qua, perché le auto che superano invece le 30 miglia orarie subiscono delle avarie strane, come ad esempio i cellulari che improvvisamente lungo quella strada smettono di funzionare o comunque emettono dei rumori
particolari, assurdi e ovviamente non permettendo alle persone di chiamare i soccorsi. Così chi ha avuto qualche incidente è costretto a incamminarsi lungo questa strada, questo sentiero, raga, chiamate un po' come volete, e immergersi nel buio più totale per cercare aiuto, che però non potranno mai ottenere fino alla fine della boscaglia. Alcuni che hanno voluto raccontare questa loro angosciante esperienza hanno anche affermato che quella strada, anche se fosse tutto chiuso attorno a loro, non la faranno mai più. Riportano inoltre che delle voci, delle urla più che altro, di bambini che si sentono sui cigli della strada, quindi non solo su uno ma su tutte e due, accompagnano i malcapitati lungo tutto il loro percorso. Verso la metà di Primrose Road, questa strada si apre verso un lato, permettendo di vedere una fattoria. Non è proprio una fattoria, raga, comunque una costruzione, una struttura simile, ecco, a una fattoria sul ciglio della strada. Si tratta infatti di una costruzione, un tempo dove sono avvenuti riti occulti, sette sataniche, hanno evocato il demonio, hanno fatto di tutti quanti i colori. Un posto abbandonato davvero da molti anni, ma che molti giurano essere abitata da una donna anziana vestita di bianco che spia fuori dalle finestre con uno sguardo, diciamo, quasi di sfida, ecco. Pensate, raga, che alcune persone che si sono avvicinate troppo, hanno osato avvicinarsi troppo, non sono mai più riuscite a tornare indietro per poter raccontare tutto ciò che hanno visto. Proseguendo successivamente su questa strada, si apre nuovamente per dar luce a un cimitero, dove uno spirito che appare vestito di rosso, che tra l'altro non è l'unico, è una delle presenze che molti testimoni giurano di aver visto. La strada infatti è un luogo di teatro di strani rumori, dall'origine ignota, e fugaci apparizioni di animali ma anche di creature indefinite. Il viaggiatore che ne uscirà ancora col cervello sano potrà allora trovarsi di fronte a Bloody Rock. Ma sapete cos'è? Non è uno spirito, è un masso che sembra continuamente cambiare posto da un giorno con l'altro, come se in un certo senso fosse dotato di una vita propria, di uno spirito, di un'anima. Ma la cosa davvero strana è che questo masso continua a girare, non si ferma mai. Finalmente, giunti al termine di questa strada, tutto questo sembra svanire nel nulla, come per magia, e tutta questa atmosfera sovrannaturale lascia il posto alla consapevolezza di essere semplicemente a South Bend, ad alcune miglia da Cleveland. E qua adesso, raga, vi dico una chicca, perché anche chi non crede in queste cose, non crede a spiriti, fantasmi, eccetera eccetera, e hanno comunque voluto percorrerla, perché, raga, è ovvio, se non ci credono ci passano. Ma sapete come? In ogni caso mai superando le 15 miglia orarie, come ad esempio hanno fatto alcuni giornalisti del South Bend Tribune. Infatti non hanno visto nessuno spirito, non gli è successo assolutamente nulla e non hanno visto niente di terrificante, tantomeno animali indefiniti. Raga, di certo su questa strada di storie ce ne sono davvero tanto, è davvero ricca di terrore, ma chissà come mai tutti quelli che ci passano ancora tutt'oggi non superano mai quella velocità. Raga, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestate di like questo video, commentate e attivate soprattutto tutte le campanelle. Ma adesso passiamo alla seconda storia che vi voglio raccontare, ovvero il castello di Noisy, soprannominato anche il castello di Miranda. Raga, ve lo dico anche in francese, pensate un po' quanto sono bravo. Château Miranda. Raga, io non so parlare francese, quindi perdonatemi per la pronuncia, ma prendetela come buona, dai. Ma andiamo avanti. Questo è un castello neogotico nel comune di Witt, in Belgio. Pensate che questo maniero è in totale stato di abbandono fin dal 1991, ma oggi è meta di turismo e luogo di riprese cinematografiche. Il castello fu costruito nel 1866 per il conte degli Edikerker-Beaufort. Il castello di Noisy è rimasto di proprietà dei discendenti della famiglia Beaufort fino alla seconda guerra mondiale, quando fu occupato dalle truppe tedesche per tutta la durata del conflitto, ma nel 1958 diventò il riparo per moglie e figli dei dipendenti della SNCB, che praticamente è la Società Nazionale delle Ferrovie Belghe, e subito dopo trasformato in un orfanotrofio fino al 1980. Dal 1991 questo castello è stato lasciato praticamente abbandonato alle incurie più totali, tra l'altro amplificato da un incendio avvenuto nel 1995, che si sospetta, qui apro una piccola parentesi, di essere di natura dolosa,
che comunque ha distrutto gran parte di tutte le strutture interne in legno. Ma non è finita qui, raga, perché nel 2006 una tempesta ha fatto collassare il tetto, provocando continuamente crolli continui fino ad arrivare praticamente alla distruzione quasi completa e un allagamento totale. Il castello di Miranda è stato di degrado avanzato. Ovviamente a causa di quello che vi ho detto poco fa, i piani più alti sono totalmente crollati, quindi inagibili, e anche i muri portanti della struttura hanno subito delle crepe, quindi è davvero pericolosissimo. Ancora in buono stato invece è la torre dell'orologio, che è alta ben 56 metri, ma si prevede comunque un crollo imminente anche di questa torre se il castello non viene restaurato il prima possibile. Nel febbraio del 2014 il governo ha inserito questo edificio nei monumenti da salvaguardare e di avviare la ricerca di investitori per un'immediata ristrutturazione. Pensate che oggi questo castello risulta uno dei più bei luoghi abbandonati in tutto il mondo. Questa struttura però, nonostante un'antica bellezza, è ricordato per alcuni episodi strani, davvero terrificanti, avvenuti al suo interno. Ma sapete quando? Negli anni in cui era adibito ad orfanatrofio. Quindi raga, secondo me si parla davvero qua di qualcosa di veramente macabro. Si tratta di adolescenti, forse dei fagottini, qualcosa che hanno fatto su queste povere creature, ecco, diciamo così. Ma la particolarità di questo, insieme ovviamente anche ad altri orfanatrofi del passato, era il totale disinteresse sia delle autorità che della popolazione per le sorti dei bimbi, che spesso e volentieri, appunto come vi ho detto poc'anzi, subivano delle punizioni al limite dell'umanità. Infatti le condizioni avverse in cui venivano sottoposti questi ragazzi e le atrocità di cui venne sospettato il personale portò a morti misteriosi di piccoli orfani. Per molti si intende che invece altri orfanatrofi della regione annunciavano il decesso di 1 o 2 fagottini, ecco, chiamiamoli così, in un anno. Qui invece morivano purtroppo dai 10 ai 15 orfani. Molte furono le morti misteriose, su cui però purtroppo nessuno si prese la briga di investigare, quindi le etichettarono praticamente tutti come decessi naturali. Si dice che la maggior parte degli spiriti dei fagottini, di questi piccoli orfani che abitavano questo orfanatrofio, abitino ancora questo castello e che i loro lamenti si sentono addirittura fino a 1 chilometro di distanza. Attualmente purtroppo nessuno vigila ancora sulla sicurezza di questo castello, né tantomeno sugli avventori che, incuranti del pericolo, entrano con il solo scopo di portarsi via un cimelio, un ricordo da esibire o addirittura, pensate un po', da rivendere su internet, o anche, per la maggior parte dei casi, alla ricerca di questi spiriti che si aggirano attorno ancora a quel castello, non solo attorno ma soprattutto dentro. Ragazzi, che dire, anche per oggi questo mio video termina qua. Io spero vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare questo video e di condividerlo su tutti i vostri social. Io vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di settimana. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, stay tuned!